Ciao a tutti, oggi sono qui per comparare due scarpe di Nike, la Magista Obra e la Mercurial Superfly. Queste scarpe si presentano molto simili, hanno entrambe il Flyknit e il Dynamic Fit Collar, ma allora quali sono le vere differenze tra queste due scarpe? Seguitemi e lo saprete. Partiamo come sempre dalla tomaia. Come detto prima, queste scarpe condividono il Flyknit, ma c'è abbastanza differenza tra le Magista e le Superfly. Nelle Superfly la tomaia formata dalla combinazione tra Nike Skin e Flyknit è davvero fine e dà la sensazione di non avere davvero niente addosso. Ha bisogno di circa un'ora per ammorbidirsi e dopo questo tempo diventerà davvero morbida, avvolgendo davvero bene il piede. Nelle Magista troviamo sempre la combinazione tra Flyknit e Nike Skin, ma in questa scarpa è più strutturato e forma una specie di struttura 3D che garantisce anche miglior grip sulla palla, anche se di questo ne parleremo meglio dopo. Tutto sommato il comfort nelle Magista Obra è davvero ai massimi livelli, mentre nelle Superfly ho avuto qualche problema soprattutto nel tallone. La calzata è eccellente sia nelle Magista Obra che nelle Mercurial Superfly, ma nonostante questo sono molto diverse tra di loro. Nelle Magista la calzata è più comoda ed è più adatta per piante larghe, mentre nel Superfly il piede è bloccato all'interno della scarpa e non c'è praticamente nessuno spazio libero. Inoltre entrambe le scarpe hanno la tecnologia Flywire o i Brio Cables. In poche parole sono dei cavi che partono dalla suola e arrivano fino ai lacci e bloccano il piede quando stringiamo i lacci. Nelle Superfly sono posti all'esterno della tomaia per dare una calzata ancora migliore, mentre nelle Magista sono posti all'interno della tomaia per dare sì un'ottima calzata ma non troppo aggressiva come nelle Superfly. Il tocco di palla è molto diverso tra le due scarpe. Come detto prima, nelle Superfly si ha la sensazione di giocare a piedi nudi e c'è davvero poco materiale tra il piede e la palla. Nelle Magista invece si ha un tocco più morbido, mantenendo comunque una grande precisione. Inoltre, grazie a questa struttura 3D si ha anche più grip sulla palla. Ultimo, ma non per importanza, entrambe le scarpe hanno l'ACC, l'All Condition Control, che permette di avere un ottimo grip anche in condizioni di bagnato. Anche le suole sono molto diverse tra di loro, tutto dipende dal fatto che queste scarpe sono concepite per avere caratteristiche diverse. La Superfly è concepita per la velocità e quindi troviamo la suola in fibra di carbonio che è molto reattiva. Inoltre i tacchetti sono tutti lamellari e sono disposti in maniera molto aggressiva per avere un gran grip sul terreno. Nelle Magista invece troviamo la suola in Pebax e nylon, con prevalentemente tacchetti conici che eccellano nei movimenti rotatori. Inoltre troviamo due tacchetti lamellari che servono per dare una maggior spinta in fase di accelerazione. Nessuna delle due suole è migliore, si tratta di gusti. Se vuoi una suola concepita per la velocità, prendi le Superfly. Se invece vuoi una suola più agile, prendi le Magista. La protezione è diversa per via della differente costruzione delle due tomaie. Nelle Superfly non si ha praticamente nessun tipo di protezione. Le abbiamo usate anche in situazioni di gioco e vi assicuro che un pestone fa davvero male in queste scarpe, ma è il prezzo da pagare se si sceglie una scarpa del genere. Nelle Magista invece si ha più protezione grazie a questa struttura 3D. Non è tantissima neanche in questa scarpa, ma è comunque sufficiente. Finendo questo video penso che queste due scarpe siano davvero delle rivoluzioni nel mondo delle scarpe da calcio. Non sono ancora perfezionate al massimo, ma l'idea è davvero grandiosa. La calzata è incredibile e il Flyknit si adatta molto bene alla forma del tuo piede. Ma qual è la mia preferita?
La Superfly mi è piaciuta davvero tanto, il tocco di palla è davvero incredibile e si ha la sensazione di indossare una calza fornita di tacchetti, ma la mia preferita è la Magista Obra, semplicemente perché è più comoda e come ho detto in altri video preferisco i tacchetti iconici ai tacchetti lamellari, semplicemente perché sono più comodi e più versatili. Ma qual è la vostra preferita? Fatemelo sapere come sempre qui sotto nei commenti. È ora per me di andare, ma ci vedremo sempre qui per il prossimo video.